Cosa cucini di buono per cena? Buongiorno a tutti amici, io sono Francesca. Oggi vi do un'idea davvero golosa, molto sfiziosa, che si prepara in poco tempo e senza grandi sforzi. Parliamo infatti dei pomodori ripieni di riso, una vera bontà. Partiamo lavando i pomodori. Questi sono dei pomodori tondi, circa 2 kg. Tagliamo via la calotta che conserviamo e aiutandoci con un coltello e con un cucchiaino togliamo la polpa, la inseriamo all'interno di una scodella. In questo modo. Se ancora non siete iscritti al mio canale, cliccate qua giù e attivate anche la campanella, così riceverete tutte le notifiche dei miei nuovi video. Raccolta tutta la polpa dei pomodori, la andiamo a frullare con un mini pinner. Saliamo leggermente l'interno dei pomodori e li lasciamo scolare. In questo modo elimineremo tutta l'acqua in eccesso. Adesso dobbiamo sciacquare il riso. Vi consiglio di utilizzare del riso originario perché ha dei chicchi tondi non troppo grandi e con un'elevata capacità di assorbimento. Per questo è molto indicato per i timballi e i suppli. Prepariamo il nostro soffritto con cipolla, carota e sedano e inseriamo il riso. Lo facciamo tostare per un paio di minuti e poi aggiungiamo sia la polpa dei pomodori freschi sia un altro po' di polpa di pomodoro. Aggiungiamo quindi il basilico, lo spezzettiamo rigorosamente con le mani, aggiustiamo di sale. Se volete potete aggiungere anche del pepe nero o del peperoncino piccante e diamo una bella mescolata. Nel frattempo possiamo tritare al coltello della scamorza secca che poi andiamo ad aggiungere al nostro riso insieme al parmigiano. Ho voluto mantenere questa ricetta vegetariana, ma se volete dare un gusto extra potete aggiungere anche della pancetta. È arrivato il momento più divertente. Riempiamo i pomodori con il riso. Dopodiché li disponiamo nella nostra teglia, insieme naturalmente ai coperchietti. Se questa ricetta vi sta piacendo, lasciate un bel like a questo video e commentate per farmi sapere come li preparate voi. Sono davvero molto curiosa. Per avere una bella crosticina in superficie, spolverizziamo un po' di pangrattato, del parmigiano e naturalmente non può mancare un filo d'olio extravergine di oliva. Facciamo cuocere per 40-45 minuti a circa 240 gradi nella parte bassa del forno. Io uso per la prima parte della cottura il forno statico e dopo verso la fine metto anche il ventilato. Così si forma questa bella crosticina croccante, come vedete. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se è così, iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel like e commentate. Se vi fa piacere, potete seguirmi anche su TikTok, Instagram e Facebook. Io vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Ciao!